Per 35 anni una macchina da guerra ha praticamente definito il concetto di elicottero da combattimento italiano. Un predatore agile, letale e rispettato che ha servito con onore ovunque, dai Balcani all'Afghanistan. Quella macchina è l'A129 Mangusta, una vera leggenda. Ma anche le leggende più gloriose devono fare i conti con il tempo. Oggi i campi di battaglia sono irriconoscibili, trasformati da minacce invisibili, sciami di droni e una guerra combattuta alla velocità della luce. Il dominio dei cieli non è più solo una questione di potenza di fuoco, ma di informazioni, di sopravvivenza e di connessione. E di fronte a questa sfida epocale, l'Italia non ha semplicemente costruito un successore, ha creato una rivoluzione. Perché, signore e signori, ecco a voi la V249 Fenice. Questo non è un semplice aggiornamento, ma una macchina da guerra completamente nuova, progettata per dominare lo spazio di battaglia del futuro. E adesso scopriremo insieme perché la Fenice è destinata a riscrivere le regole del gioco. Prima di iniziare però con la nostra analisi, vi chiedo di fare un piccolo favore. Se siete appassionati di tecnologia, difesa e ingegneria italiana, iscrivetevi al canale e condividete questo video. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Ma adesso torniamo al nostro protagonista. Per capire la rivoluzione della Fenice, dobbiamo prima rendere omaggio al suo predecessore. La 129 Mangusta non era solo un elicottero, ma era un simbolo. Il primo elicottero d'attacco interamente progettato e costruito in Europa occidentale, che ha dimostrato il suo valore in innumerevoli missioni per l'ONU e la NATO. La sua sagoma aggressiva è diventata familiare nei cieli di Bosnia, Somalia, Iraq e Afghanistan. Era una macchina nata per la guerra fredda, un cacciacarro pensato per fermare le colonne corazzate del patto di Varsavia. Ma quel mondo, ahimè, non esiste più. Il campo di battaglia di oggi è un ambiente brutale, saturo e multidominio. Le lezioni che arrivano da conflitti recenti, come quelli in Ucraina, sono chiarissime. Le piattaforme tradizionali, anche se aggiornate, sono vulnerabili. La minaccia non è più solo un caccianemico o un sistema antiaereo. Oggi il pericolo è ovunque. È uno sciame di droni kamikaze a basso costo, è una bolla di guerra elettronica che può accecare i sensori e tagliare le comunicazioni, rendendo un elicottero un bersaglio isolato. Il Mangusta, con la sua architettura analogica e sistemi di protezione concepiti decenni fa, ha semplicemente raggiunto la fine della sua vita operativa. Autonomia, carico utile e soprattutto capacità di sopravvivere in questo nuovo incubo digitale non erano più sufficienti. Non è un fallimento, attenzione, ma la naturale evoluzione della guerra. Serviva un salto quantico, un cambio di mentalità. Serviva una macchina nata per questo nuovo dominio. E così, dalle ceneri della vecchia dottrina, è sorta la Fenice. La V249, battezzato Fenice dall'esercito italiano, non è un Mangusta 2.0. È una filosofia di combattimento completamente nuova. Il suo nome ufficiale, AH249A NES, nuovo elicottero da esplorazione scorta, ci dice già molto. Non deve solo attaccare, ma esplorare, capire e dominare lo spazio di battaglia. Il programma è partito nel 2017, con un contratto assegnato a Leonardo, ma il punto chiave è stato la strettissima collaborazione con il Ministero della Difesa e, soprattutto, con i piloti dell'aviazione dell'esercito. La Fenice è stata modellata sulle esigenze reali di chi combatte. Per accelerare lo sviluppo e contenere i costi, Leonardo ha fatto una scelta intelligente. Ha basato il sistema dinamico, cioè trasmissione e rotori, su quello del più moderno elicottero da trasporto AV149. Questa sinergia ha permesso di raggiungere un traguardo fondamentale in tempi record, tant'è che il 12 agosto 2022 il primo prototipo ha spiccato il volo. Oggi il programma va avanti a pieno ritmo. 4 prototipi sono impegnati in test di volo, integrazione dei sistemi e prove a fuoco. E lo sviluppo segue un approccio agile, che permette di integrare nuove tecnologie in modo continuo. L'esercito italiano ha pianificato l'acquisizione di 48 macchine, con le prime consegne previste dal 2027, per sostituire completamente i Mangusta entro il 2035. Presentato per la prima volta al pubblico internazionale al Salone Eurosatory 2024, la V249 si è subito imposto come l'unico elicottero da combattimento di nuova progettazione in sviluppo nel mondo occidentale. E questo, oltre a essere un motivo d'orgoglio, è un segnale potentissimo. Significa che mentre altri modernizzano piattaforme degli anni 80, l'Italia ha definito lo standard per il futuro. Ma cosa rende la Fenice così rivoluzionaria? Beh, per capirlo dobbiamo guardarla da vicino, dal cuore pulsante dei suoi motori al cervello digitale che ne governa ogni azione. L'elicottero da combattimento vive o muore in base alla sua potenza, e la Fenice, da questo punto di vista, è una vera bestia. A spingerla sono 2 motori turbo albero General Electric CT7 8 e 6, capaci di erogare 2500 cavalli ciascuno. È la stessa affidabile famiglia di motori dell'elicottero da trasporto NH90. Se pensate che il Mangusta pesava circa 4,6 tonnellate, la Fenice arriva a un peso massimo al decollo di 8,3, praticamente il doppio. Ma questa non la rallenta, ma anzi, la velocità massima tocca i 287 km/h. Ma il dato più impressionante è l'autonomia. Ha un raggio d'azione di quasi 800 km e può rimanere in zona operazioni per oltre 3 ore.
un aumento del 50% rispetto al Mangusta. E in pratica questo significa che la Fenice vola più lontano, resta più a lungo sul campo di battaglia e trasporta più armi e carburante. Può scortare elicotteri da trasporto come i Chinook e gli NH-90 per tutta la durata della loro missione, un compito che il Mangusta faticava a completare. Inoltre è progettata per operare al meglio anche ad alte temperature e quote elevate, scenari operativi difficilissimi dove l'aria rarefatta mette alla prova i motori e i rotori. Ma come detto, se i motori sono il cuore, l'armamento sono gli artigli e sono affidabili. Sotto il muso c'è il collaudato cannone Gatling a 3 canne rotanti TM197B da 20 mm, lo stesso del Mangusta, ma con un sistema di pontamento molto più avanzato. La vera differenza però sta nei 6 piloni alari, 2 in più del Mangusta, capaci di trasportare quasi 2800 kg di carico. Qui la Fenice può imbarcare una combinazione letale. Il sistema anticarro principale è il missile Spike, in versione lancia e dimentica. Il pilota lancia il missile e può manovrare subito, senza dover mantenere il bersaglio nel mirino, riducendo drasticamente i rischi. Il sistema di puntamento Top Light permette di agganciare bersagli a decine di chilometri di distanza di giorno e di notte. Ma oltre ai missili anticarro, può trasportare razzi da 70 mm, anche in versione a guida laser di precisione, e missili aria-aria come gli Stinger per l'autodifesa. Ma la vera novità che proietta la Fenice nel futuro è la sua predisposizione alla caccia di droni. L'esperienza in Ucraina ha dimostrato quanto siano letali, e la Fenice è concepita con sensori e un'architettura di missione che la rendono una piattaforma ideale per integrare sistemi antidrone, trasformandola da semplice attaccante a guardiano dello spazio aereo a bassa quota. Se potenza e armi sono impressionanti, è il suo cervello digitale a rendere la Fenice un vero game changer. La V249 non è un elicottero isolato, ma un nodo volante intelligente in una rete di combattimento digitale. Il cockpit è dominato da un unico, enorme display touchscreen che si estende per tutta la larghezza del pannello. I dati di tutti i sensori, i radar, infrarossi, lidar, vengono fusi dal Battle Management System per creare un'unica, chiarissima immagine tattica. A questo si aggiunge un casco di volo che è un visore a realtà aumentata. Il pilota vede le informazioni critiche proiettate direttamente sulla sua visiera e può letteralmente guardare attraverso la fusoliera dell'elicottero, con una consapevolezza situazionale a 360 gradi. Ma la capacità che la definisce davvero è il Manned Unmanned Teaming, MUMT, cioè la capacità di controllare droni direttamente dal cockpit. La Fenice può agire da nave madre per droni gregari, mandandoli in avanscoperta, in aree pericolose o usando i loro sensori e le loro armi come se fossero i propri. Questo estende la sua portata e la sua letalità in modo esponenziale. Ok, fermi un attimo. È chiaro che non stiamo parlando di un semplice elicottero, ma di un salto nel futuro. E se questa analisi vi sta appassionando e volete continuare a scoprire le tecnologie che definiranno il futuro della difesa, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Stiamo solo grattando la superficie ancora. In un campo di battaglia moderno essere letali è inutile se non si sopravvive, ma la Fenice è stata progettata con un'ossessione per la survivability. Anche se non è un velivolo stealth, il suo design riduce la tracciabilità radar e la firma a infrarossi. Le forme della fusoliera deviano le onde radar e i gas di scarico dei motori vengono raffreddati e convogliati verso l'alto per abbattere la traccia termica. Ma la vera corazza è elettronica. Una suite di autoprotezione integrata, DAS, monitora costantemente lo spettro elettromagnetico. Sensori di allarme radar e laser avvisano i piloti se vengono illuminati e i rilevatori di lancio missili attivano automaticamente le contromisure. Queste contromisure includono i classici shaft e flare, ma anche un sistema DIR-CM, un dispositivo che spara un raggio laser contro il sensore del missile in arrivo per accecarlo. A questo si aggiunge la protezione fisica, cabina blindata e sistemi di bordo critici ridondanti e resistenti ai danni. La V249 Fenice, non è solo un pezzo di ferro, ma è un assetto strategico per l'industria italiana, per la sua posizione nella NATO e per il mercato globale. Dal punto di vista industriale è il fiore all'occhiello di Leonardo. Aver sviluppato da zero l'unico elicottero da combattimento di nuova generazione in Occidente consolida la posizione dell'Italia tra le poche nazioni al mondo con un know-how completo in questo settore. Inoltre ha un enorme potenziale di esportazione. Molte nazioni si troveranno presto a dover sostituire le loro flotte obsolete e la Fenice si presenta come la soluzione più moderna sul mercato. Leonardo sta già cercando partner internazionali, come dimostra l'interesse della Polonia. Militarmente poi la Fenice è perfettamente allineata con le moderne dottrine NATO. La sua capacità di operare in rete e la sua interoperabilità lo rendono un moltiplicatore di forza in qualsiasi operazione di coalizione. Quindi non è solo un asset italiano, ma è un asset per la sicurezza collettiva. Siamo partiti da una leggenda, la 129 Mangusta, e concludiamo con la nascita del suo erede, la V249 Fenice, che è molto più di un sostituto.
è bensì la risposta italiana a un mondo in cui le regole della guerra sono completamente cambiate. E non è semplicemente più grande o più veloce, è diverso. È una macchina pensata per prosperare nel caos digitale del campo di battaglia, dove la sua forza non risiede solo nelle armi, ma nella sua capacità di vedere, capire e condividere informazioni. Non è un lupo solitario, ma è il capobranco di uno sciame digitale. E con la sua combinazione di sopravvivenza, letalità intelligente e superiorità informativa, la Fenice non si limita a cambiare le regole, ma le riscrive. È il simbolo della capacità italiana di innovare ai massimi livelli e definirà lo standard a cui tutti gli altri dovranno aspirare. La Fenice quindi è risorta, e i cieli non saranno più gli stessi. La 249 Fenice è una piattaforma incredibilmente affascinante. E voi cosa ne pensate? Qual è la caratteristica che vi ha colpito di più? La sua capacità di controllare i droni? Il cockpit avventuristico o le sue suite di autoprotezione? Credete che sarà all'altezza della leggenda del Mangusta? Beh, ditecelo nei commenti. Ma per il momento grazie per avermi seguito fino a qui e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i nostri prossimi video. Alla prossima!